Ciao a tutti, come promesso eccovi la marmellata di uva che io faccio sempre ogni anno, buonissima e genuina. Iniziamo, si parte dalla raccolta dell'uva, questo se ne occupa mio marito come anche questo, si lava bene e si dividono gli acini dal raspo. Gli acini li conserviamo tutti da una parte e il raspo naturalmente va buttato e si continua così con tutti. Poi viene lavata nuovamente tutta insieme e messa in pentola. Vi raccomando una pentola grande perché io ho dovuto cambiare poi perché era un po' piccolina. Io ho fatto circa 5 kg di uva più o meno ed ho aggiunto 2 mele tagliate a pezzetti. Questi serviranno grazie alla pecchitina a far addensare prima la marmellata. E la metto a bollire. Quando è così ben cotta, dopo circa una mezz'oretta, dobbiamo passarla. Io la passo dove faccio solitamente il pomodoro, che divide la polpa dal resto, quindi dai semini, dalla buccia. Questo perché io faccio la confettura di uva. Se dovessi fare invece la mostarda d'uva, tipica calabrese anche, devi togliere buccia per buccia prima, quindi togliere l'interno del chicco e lasciare la buccia da parte, poi cuocere l'interno come ho fatto adesso, passarlo e poi unire le buccette e farli cuocere insieme. Così invece viene proprio a marmellata, viene passato tutto. Io poi comunque le bucce, cioè il primo scarto, lo ripasso perché là esce la parte più polposa, parte più buona, quindi doppio passaggio. A questo punto aggiungo lo zucchero, che deve essere la proporzione di 1 chilo d'uva, 200-300 grammi di zucchero. Questo ci vuole perché anche se l'uva è già dolce, però ci vuole per la conservazione. Io poi faccio la prova, ne metto un cucchiaino in una ciotolina fredda, lo faccio raffreddare e vedo la consistenza e quindi lo facciamo bollire. Ci vuole un po', se il quantitativo è grande come il mio ci vogliono almeno 3 ore, se va bene, girando spesso, deve proprio praticamente dimezzare di volume. Intanto ho preparato i barattoli che vi raccomando devono essere sterilizzati, il tappo deve essere nuovo, vi raccomando, quindi arrivati al punto di consistenza giusta li metto in vaso e tappo subito da bollenti, testa in giù, in modo che si creerà il sottovuoto. Quando li riempiamo lasciamo un po' di spazio per il sottovuoto, mi raccomando bollenti. Infatti ho usato lo strofinaccio a un certo punto perché mi stavo ustionando. Li copro al buio o con carta di giornale o con quello che è e li lascio raffreddare completamente. Il giorno dopo li giro, li capovolgo e devo controllare se i tappi hanno fatto il sottovuoto. Importantissimo, non devono fare clip clac, ma devono solamente essere fermi, quindi vuol dire che il sottovuoto è stato fatto perfettamente. Vedi come si è addensata da fredda. Se vuoi una maggiore sicurezza puoi bollire i barattoli in acqua. Da quando parte il bollore calcola 20 minuti e lascia raffreddare in acqua, così avrai una seconda sicurezza. Ma già così messi da bollenti è sicuro che il sottovuoto viene effettuato. Mettiamo la data e la conserviamo per qualche mese al buio in dispensa. Una volta aperta va consumato entro 3 giorni in frigorifero, però buonissima da mangiare così e utilizzare nei dolci come ho fatto ieri con quei biscottoni. Ti lascio il link in descrizione nel primo commento. Ciao ciao, alla prossima!